Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Maria dove Maria sei? Giuseppina, Wow. sono della Valle di Lanzo, delle alte montagne, delle grandi Alpi. Sì. E quante volte sei stato a Medjugorje? Non le posso contare, sono 30 anni. 30 anni. Sì, che vado e vengo, avanti e indietro, sì, a portare pellegrini. Sì. E dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? E negli anni 86, 87, 86, 87, sì. E perché eri attirato a venire a Medjugorje? E perché io mi sono mancati tutti i parenti, in un anno e mezzo sono morti tutti. E allora la Madonna mi ha preso, perché io desideravo già prima entrare nel Carmelo, e però ho incontrato Visca e Visca ha detto no, questa non è tua vocazione in mondo, e a lavorare per Madonna come apostola di Madonna. E quali sono le vostre esperienze a Medjugorje? Oh, tante. Io ho visto guarigioni sempre, e poi conversioni, guarigioni e tante, tante, tante cose. Potrei scrivere un libro. Sì. E personalmente hai ricevuto guarigione? Io sì, io sono stata miracolata. Ho avuto un carcinoma nell'occhio destro un anno e mezzo fa, e Visca mi ha detto vai tranquilla, Madonna ha già fatto tutto. Io sono salita da sola sul letto operatorio, mi hanno operato e neanche 3 giorni guarita. Sì, carcinoma dei più brutti, che doveva andare o il cervello, e perché era già nel condotto delle lacrime, o andare nei polmoni. Sì. E preghi il rosario? Io prego sempre, la mia vita è tutto giorno preghiera, Perché? Santa Messa, comunione, confessione e aiutare i poveri, sì. La mia vita in mezzo alla gente, sì. E che diresti alla gente perché sei cattolica? Perché sei perché è una grazia. Io sono nata cristiana e già dalla nascita, perché avevo i nonni che sono morti anche come santi, sì. E poi io ho avuto la fortuna che San Giovanni Bosco aggiustava le scarpe, cioè il mio nonno aggiustava le scarpe a Don Bosco e ai chierici nel nostro paese, dove sono vissuto papà mio. Sì. Sì, ho avuto una grande, grossa benedizione. Ha benedetto nostra famiglia, Don Bosco. Sì. E tu sai, molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con la barba bianca che aspetta di quiddigiarsi e di metterci all'inferno. Come No. è veramente Dio No, Padre? no, Dio è un papà, è un amore, non solo, ma è nostro fratello, nostro amico, nostro tutto. Lui non conosce peccato, lui si è fatto peccato per colpa dell'uomo, per l'umanità, perché si è messo in croce, proprio per farci capire quanto ci ama, perché lui non conosce peccato, solo amore. Agnello immolato. E tu Ecco. oggi una riflessione dell'amore del Padre. E cosa diresti alle persone? Io ho visto l'occhio di Dio. Sì. Sì, Come? sì. Come ha visto? Io ho avuto parecchie Sì. apparizioni, Ah. e ho visto l'occhio di Dio nella mia stanza, mentre che dormivo nel dormiveglia. Ho visto proprio un grande triangolo, l'occhio di Dio che mi guardava. Io ho scritto tutto. Wow. E Ho visto anche la Santa Famiglia di Nazareth,
con San Giuseppe, che non è vero che è vecchio. San Giuseppe aveva avuto 33-34 anni, molto giovane, bello, bellissimo, con tutti i boccoli in testa, e mi ricordo ancora i vestiti che portava, sì, di lana, belli, molto molto belli. E la Madonna bellissima, la Madonna a 15 anni, forse anche meno. Sì, il bambino Gesù, tutti. Tutta la Santa Famiglia, sì. Che esperienza! Grande, grande, emozionata, emozione, sì. E da quel momento uno non vede più la terra, pensa solo al cielo. Sì. È bellissima. Sì, Questa sì, esperienza. sì. E cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbero pensare cosa penserà il sacerdote di tutte le cose brutte che ha fatto? Dunque, io dico alla gente, andate a confessione, perché il miracolo di Medjugorje è proprio il confessionale, andare a fare pace con Gesù, sì. E la vita cambia tutto. Noi non possiamo pensare di guarire, di avere grazie e tutto se non abbiamo fatto una bella confessione, ma da quando siamo piccoli fino al momento che viviamo. Dobbiamo confessare tutto e dopo si può andare a prendere Gesù e Gesù allora parla al tuo cuore. Sì. E vedo che hai un rapporto personale con Cristo. Come può una persona avere anche questa relazione personale con Cristo? Con chi? Con Cristo. Sì, io lo amo tanto Gesù, però non posso dire tutto perché io lo sento parlare tante volte, sì, nella comunione. Nella comunione. Sì, ho avuto questa grazia e gliela auguro a tutti, perché veramente ti dà una forza di andare avanti anche quando sei molto stanco, sei malato e non stai sempre bene e sei sempre contento, anche se non hai niente e non hai un soldo, ma c'hai Gesù, hai tutto. Sì. E hai fatto la stessa esperienza che la sofferenza e il dolore nella tua vita ti hanno avvicinato a Dio? Io credo che già prima della sofferenza, del dolore, io da bambina già tante sofferenze, ma io non ci ho pensato mai. Io pensavo che dovevo amare Gesù perché ho avuto anche dei nonni santi che pregavano e mi hanno insegnato da piccola, poi anche le suore, perché sono andata dalle suore a studiare dalle suore e mi hanno praticamente sempre fatto amare Gesù. Io quando ero più piccola, avevo 8-10 anni, e facevo la gara per dire il rosario, mi piaceva tanto. Il rosario? Rosario. Perché? Non lo so, un po' perché mi sentivo che non andavo subito nella scuola e un po' anche proprio perché amavo Gesù, non lo so, la Madonna, sì. E hai avuto un momento speciale di conversione nella tua vita? Gesù la chiamo la rinascita nello Spirito. Per me Toda tua vita, no? è tutta la mia vita. Tutta, io dovevo entrare nel Carmelo, non ho potuto andare per la salute, perché ero molto minuta, piccola, e allora avevano fatto già perché nel Carmelo fanno come un conclave, che votano la votazione, e io avevo avuto il massimo dei voti di essere votata per entrare, ma la salute non me l'ha permesso, ecco. Ma la Visca mi ha detto no, non tuo posto questo, tu fuori nel mondo a aiutare altri. Sì. E cosa ha fatto Gesù nella tua vita? Tutto. Io tante volte mi sono trovata nella difficoltà e dicevo, caro Gesù, io sono sola e tutto. Lui diceva, no, ci sono io, che io penso a tutto. Non ti preoccupare, io sono qui, sono vicino a te. Wow. Sempre. Wow. Sempre, sì. E molte persone a Medjugorje cercano di trovare la loro vocazione. Cosa diresti
di Lo pregare, vorrei di pregare molto, di pregare, di non criticare nessuno. Sempre noi dobbiamo pregare senza criticare, questo ha fatto quello. No, 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 solo pregare, pensare per noi, per la nostra anima, basta. Basta, sì. Sì. Cosa vorresti dire? Solo questo Sì. ci raggiunge vicino alla Madonna e a Gesù. Poi è la Madonna che ci porta a Gesù, è Sì. lei che ci accompagna. Sì. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? E quelli che non conoscono è un peccato, perché dovrebbero essere aiutati per venire qui, perché qui trovano la conversione. Io ho visto molte conversioni, molta gente nelle pietre a piangere, uomini anche, e prendere in mano il rosario. Io parlo anche di tanti anni fa, perché sono molti anni. Sì, Grazie per questa bellissima intervista. prego. Grazie alla Madonna. Amen.